Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Allora, oggi test e recensione di un oggettino davvero molto utile per gli appassionati di video e vlog, diciamo, con un corredo minimalista. Si tratta di un gimbal, il gimbal della Power Vision S1 per la precisione. Come vi dicevo, è un gimbal, quindi è un accessorio, per chi non lo conoscesse, che serve per stabilizzare l'immagine di fotocamere o smartphone, in questo caso è per smartphone. Quindi è uno stabilizzatore analogico e non digitale come quelli che possiamo trovare sui nostri smartphone, che tendono a croppare l'immagine, quindi a ritagliarla un pochino proprio per permettere al software di stabilizzare in modo digitale l'immagine. Qua l'immagine e le funzionalità della telecamera del nostro smartphone restano totalmente integre, proprio per l'appunto perché è un supporto analogico, quindi uno stabilizzatore meccanico, possiamo definirlo. A chi potrebbe interessare un oggetto del genere? Io credo sicuramente, a chi vuole iniziare magari con dei vlog, con dei video YouTube, Instagram Stories, eccetera, comunque per i social, o anche semplicemente per chi in contesto familiare, oppure anche perché gli piace avere dei ricordi delle proprie esperienze registrando video, può essere utilissimo, avendo quasi un, diciamo, risultato semi-professionale, considerando la qualità fotografica e video degli smartphone odierni, con un budget veramente limitatissimo. Questo è il grande vantaggio di questo oggetto. Dedicato anche agli appassionati di corredi minimalisti, come nel mio caso, quando vado in montagna, delle volte voglio avere dietro meno oggetti possibili per restare più leggero, quindi registrare video senza avere troppa zavorra dietro. Quindi adesso andiamo a vederlo un pochino più da vicino come è fatto e poi lo andremo proprio a testare. Questo è il kit che ho ricevuto io, quindi questa è la confezione del gimbal. Vediamo un po' cosa c'è dentro. C'era il gimbal, il cavetto di ricarica ovviamente, poi c'è anche questo supporto calamitato per auto, dovrebbe essere per auto, o comunque lo potete attaccare dove volete e poi collegarci il vostro smartphone. Quindi qua c'è solo questo e poi ho questo accessorio che è il supporto magnetico, perché questo gimbal funziona tramite una clip magnetica. Ci sono diversi tipi di accessori, io vi faccio vedere quelli che ho ricevuto. Questa è una clip adattabile a tutti gli smartphone, si può allargare, quindi va ad afferrare il vostro smartphone, dietro c'è il magnete e quindi poi si fisserà, ripeto, tramite magnetismo al gimbal. E i magneti sono veramente molto forti, quindi è quasi impossibile che il gimbal si possa scollegare dallo smartphone. Vi faccio vedere più da vicino il supportino. È in alluminio anodizzato, credo, è fatto molto bene, molto di qualità. E questo è il nostro gimbal. Andiamo a vedere un pochino più da vicino il nostro gimbal. Vedete, è veramente un oggetto incredibilmente tascabile e leggero, è veramente portatilissimo. E l'altra cosa vantaggiosa di questo gimbal è che ha la ricarica wireless, quindi possiamo utilizzarlo come power bank con ricarica wireless. Potenza di ricarica 10 watt, quindi abbiamo anche questa possibilità, come vi dicevo, dedicato proprio per chi ama il corredo più minimalista possibile. Quindi abbiamo anche questa possibilità di ricaricare lo smartphone tramite questa power bank da 4120 mAh. Ovviamente la batteria del power bank viene utilizzata anche dal gimbal, quindi è una ricarica secondo me di emergenza. Abbiamo anche questa possibilità comunque. Qua abbiamo, tra virgolette, le istruzioni per l'apertura, vedete, qua c'è l'1 con la freccia, si apre questo portellino, poi c'è il 2 che fa vedere l'apertura da questa parte, quindi noi adesso andremo ad aprire il primo braccetto e portarlo fuori. Poi c'è il 3 che è questo, è praticamente questa apertura.
e poi il 4, questo click finale. Quindi questo è il nostro gimbal aperto. Sul corpo del gimbal cosa abbiamo? Abbiamo l'ingresso per il cavetto USB Type-C e poi abbiamo questi pulsanti. Allora, questo è il pulsante di accensione, questo è il pulsante per le funzioni e questo è un joystick, quindi su, giù, destra e sinistra, e possiamo anche utilizzarlo come pulsante per ulteriori funzioni. Qua c'è questa levetta che va verso l'alto e verso il basso che serve per lo zoom del nostro smartphone. Quindi è tutto gestibile dal corpo del gimbal. Altra cosa molto carina, sempre in contesto minimal, è il cavallettino integrato che si può sfilare. Quindi abbiamo anche questa possibilità. Abbiamo sotto la filettatura per attaccare il gimbal ad eventuali prolunghe. Ci sono tutta una serie di accessori, vi dicevo, sul sito di PowerVision. PowerVision non fa solo gimbal, ma fa tutta una serie di prodotti, quindi andate a dare un'occhiata perché produce anche droni, per esempio. Magari chissà che riusciremo anche a provare un drone. Quindi così noi abbiamo il nostro gimbal. Adesso qua la superficie è un po' quello che è, però vedete, il nostro gimbal ha il suo mini treppiedi. Il collegamento della clip avviene in modo veramente molto semplice. La fissiamo al nostro smartphone, allarghiamo ed eccola qui pronta. Adesso andiamo ad attivare il gimbal. Il gimbal ha una sua applicazione dedicata che si chiama Vision S1. Adesso andiamo a fissare il nostro smartphone alla clip, vedete c'è anche una specie di piccolo scasso per bloccare ulteriormente lo smartphone al gimbal e andiamo ad accenderlo. Adesso vedrete che prenderà vita. E voilà, adesso è attivo, quindi sono nell'applicazione. Non vi faccio entrare proprio dentro l'applicazione, ma io direi di andare subito a vedere tutte le varie funzionalità di questo gimbal in modo pratico, cioè registrerò il resto del video con questo gimbal e potrete dare voi un'opinione sulla qualità della stabilizzazione e sulle varie funzionalità che sono presenti all'interno di questo gimbal. Adesso vi faccio vedere giusto un paio di animazioni del gimbal. Vedete, doppio clic, lui cambia modalità da verticale ad orizzontale. Poi questo è il joystick di cui vi parlavo prima, vedete? Quindi è possibile muoverlo manualmente tramite il joystick. Doppio clic del tasto joystick e torna a ricentrarsi. E il resto delle funzioni andiamo a vederlo in modo più pratico. Allora, eccoci qua col gimbal PowerVision S1. Adesso andiamo a farci un giretto nel bosco. In questo momento mi sto riprendendo con la videocamera frontale dello smartphone e ho attivato la modalità di tracking, quindi adesso praticamente la fotocamera sta seguendo il mio viso in modo automatico. Quindi se io ad esempio mi sposto di qua o di là, vedete, il mio braccio è fermo, ma il sistema di tracking sta seguendo il mio volto. Questa è una delle funzioni molto interessanti, il tracking. Dopo andremo a vederlo anche tenendo appoggiato il gimbal sul treppiede. Ok, adesso andiamo a farci la nostra passeggiata nel bosco. Adesso in modalità orizzonte bloccato, quindi praticamente in modalità orizzonte bloccato cosa significa? Che le oscillazioni del braccio non vengono trasmesse al gimbal, cioè l'orizzonte è sempre orizzontale, quindi anche se noi ruotiamo il braccio il gimbal resta sempre in posizione. Ok, adesso faccio una rotazione completa, vedete come accompagna bene, come è fluida la ripresa. Ed il vantaggio ulteriore, ovviamente essendo uno stabilizzatore, è che adesso stiamo camminando nel bosco, terreno sconnesso, e vedete che la ripresa è molto fluida.
Ecco, andiamo a provare la funzione di zoom dal corpo del gimbal. Vedete che funziona bene. Questo è il limite del mio zoom ottico. Ruotiamo. Ora vi mostro la modalità FPV che, a differenza di quella di prima che aveva l'orizzonte bloccato, invece ci permette di inclinare anche l'orizzonte. Quindi, per esempio, se noi ruotiamo il polso, ruotiamo il braccio, vedete che la videocamera ruota a sua volta. Questo in base alla tipologia di riprese che dovrete fare, potrete scegliere. Questa è una modalità sicuramente molto più creativa. Continuiamo la nostra passeggiata nei boschi su terreno sconnesso, in modo da testare meglio. Adesso faccio anche una corsettina proprio per vedere com'è il livello di riduzione delle vibrazioni. Vi garantisco che sto percorrendo veramente un sentiero molto sconnesso. Ok, adesso andremo a provare la modalità di tracciamento appoggiando il gimbal sul suo piccolo ed essenziale cavalletto. In questo momento ho attivato la modalità che ci permette di comandare la videocamera dello smartphone tramite i gesti. Quindi se io adesso faccio questo, vedete, si è attivato l'active tracking che mi segue durante i miei spostamenti, e questa è una funzione molto interessante soprattutto quando siamo in giro a registrare i nostri video da soli. Ci permette di avere una regia a disposizione. Se noi facciamo la L, che adesso non faccio perché altrimenti si arresterebbe il video, possiamo far partire o arrestare il video. Quindi noi possiamo piazzare il nostro gimbal con il nostro smartphone, allontanarci e tramite gesti far partire, stoppare la registrazione e far partire e fermare l'active tracking, come in questo caso. Qui nella luce soffusa del bosco probabilmente è il contesto un pochino peggiore per l'active tracking. Funziona, ma ogni tanto tende ad impallarsi. Ecco, vedete, andiamo al limite della sua rotazione. Sta continuando a seguirmi. Beh, direi che funziona molto bene. Ovviamente se c'è un ostacolo come una pianta, lui smette di seguirci perché si impalla, è normale, quindi dobbiamo essere ben definiti rispetto agli oggetti che abbiamo davanti. Olè, allora, credo di avervi detto le funzioni principali di questo gimbal. Sicuramente c'è ancora qualcos'altro da dire perché comunque è ricco di funzionalità, probabilmente magari verranno ulteriormente implementate. Conclusioni, allora, secondo me è un prodotto soddisfacente e veramente interessante. Ripeto, io lo utilizzerò sicuramente quando andrò in montagna, quando non avrò voglia di portarmi dietro troppa attrezzatura. Sicuramente riuscirò a fare dei video molto creativi con questo gimbal e il mio smartphone.
portando dietro il minimo indispensabile. È un prodotto molto solido, si vede che è costruito bene, quindi la qualità dei materiali del prodotto è elevata. Il prezzo sta intorno, mi pare, poco sotto le 200 euro dovrebbe essere. Cose che non mi sono piaciute di questo gimbal. C'è una cosa che non mi è piaciuta di questo gimbal, purtroppo, ed è il fatto che io ho uno smartphone con una modalità ultra grandangolare e le riprese e le foto possono partire dalla modalità, diciamo, normale. Se voi guardate sul vostro smartphone avete 1x, 2x, 3x, 5x per gli ingrandimenti e 0,6 per il grandangolo. In questo caso lo 0,6 non è utilizzabile. Questo è l'unico difetto che purtroppo ho riscontrato. Spero che implementeranno questa funzione in futuro. Comunque per il resto è un prodotto sicuramente molto valido. Funzionalità interessantissima che ha questo gimbal, che mi stavo dimenticando di dirvi, è la possibilità di eseguire dei timelapse con un punto iniziale e un punto finale. Questo cosa significa? Che possiamo iniziare la ripresa ad est e terminarla ad ovest, e lui piano piano ruoterà automaticamente, per esempio per seguire il sole, quindi possiamo fare un timelapse potenzialmente dall'alba al tramonto. In realtà, ragazzi, ho appena scoperto che la modalità ultra grandangolare è utilizzabile tramite la videocamera dello smartphone, quindi senza utilizzare l'applicazione di PowerVision S1, perché questo gimbal si può utilizzare anche così. Quindi ho scoperto questa ulteriore possibilità. Molto molto bene. Questa, vedete, è la modalità ultra grandangolare. Possiamo zoomare. Bene, con questo trucchetto svelato che ho scoperto così casualmente, quindi la possibilità di utilizzare la fotocamera grandangolare utilizzando la fotocamera proprietaria dello smartphone, vi saluto. Quindi utilizzate l'applicazione se volete l'active tracking per le funzioni dei gesti e queste cose qua, ma se volete la fotocamera grandangolare, ricordatevi, ultra grandangolare, ricordatevi di utilizzare la fotocamera proprietaria dello smartphone, che si può usare benissimo. Quindi vi saluto qui, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettetemi un like, lasciatemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questo gimbal. Ci vediamo al prossimo video, un saluto da Luca, ciao a tutti, alla prossima.